Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti! Oggi siamo in compagnia di Stefano. Ciao! Ormai un veterano del canale, è il terzo video, Stefano? Eh sì, terzo video. Bene. Di cosa andiamo a parlare? Bene, allora, Stefano, ho già fatto il video della Bigster, era una settimana? Sì, una settimana. Una settimana che ce l'aveva. Abbiamo fatto un piccolo giretto qua per far vedere come andava, ma ancora non lo conoscevamo come motore. Esatto. E vi avevamo promesso che entro 5-6 mesi facevamo di nuovo un altro video. Adesso sono passati 5 mesi. 5 mesi. Ok. Non faremo vedere l'auto dentro perché ormai il video della Bigster, questo è già il quarto video che faccio e sarebbe inutile rifar vedere tutti gli interni, qualcosa là, andate a vedere, magari vi lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda la prova su strada, vi rimando al video che ho fatto con Roberto di Auto per Tutti, che sono andati su al Piancavallo. L'auto si è comportata bene, mi sembra. Molto bene, sì. Molto bene. Anche Roberto è rimasto stupito della potenza sì, della prestazione, sì. Molto, molto bene. E è comunque un 1200 3 cilindri, 140 cavalli, quindi più che sufficienti per quest'auto qua. Sì. Tutti si lamentano di questi 3 cilindri che non vanno. Secondo me è questione di tempo. Diciamo che a 8000 km non è che puoi dire i 3 cilindri vanno male. Bisogna vedere quando fai 100.000 o 200.000 km se riescono a mantenere tutta questa prestazione, queste, se non ci sono anomalie, insomma, di motore. Siamo arrivati in concessionaria lì alla Renault e c'era Federico con fuori un cliente che aveva la Renault Austral e ce l'aveva da 2 anni. E lui mi fa: Lorenzo, vieni qua, guarda quanti chilometri ha dopo 2 anni. Ho detto, boh, quanti può averne? 40.000, 50.000, proprio a farlo esagerata. 220.000 chilometri in 2 anni. Vuol dire che fa un lavoro particolare. E fa un lavoro, fa il rappresentante, gira tutta l'Italia, certo. 1200 200 cavalli, full hybrid, che tanti dicono, ah ma vediamo dopo 100.000 km sarà già esploso. Bene, aveva 200 e passa mila chilometri in 2 anni. Quindi signori, tanto di cappello. Secondo me dopo dipende da come la usi anche. Sì. Perché se gli tiri il collo ogni partenza, e quindi bisogna vedere come la guidi. Esatto. Credo. Penso anch'io, sì, è molto importante questa cosa qua. Bene, allora quindi torniamo a noi. Vogliamo parlare del 1200 140 cavalli a GPL, come va, come non va, perché dal video che abbiamo fatto, e ho visto il video che ha fatto con Roberto, le domande sono sempre più o meno quelle. Sì. Hai riscontrato dei difetti in questi 5 mesi? Allora, difetti neanche uno. L'unica anomalia abbiamo riscontrato venendo giù da Piancavallo, che passa da GPL a benzina da sola, senza che tu tocchi niente. Io sinceramente mi sono un po' preoccupato, ma anche no, perché alla fine abbiamo fatto 10 km in tutto, poi è passata di nuovo a GPL. Ho parlato col concessionario e mi diceva che è proprio un sistema suo di precauzionale, penso, per controllare la centralina, non lo so, la centralina che dà l'impulso, che passa a benzina per o lubrificare o dirti il perché tecnico non lo conosco, però è un'anomalia che non esiste sul funzionamento della macchina, insomma. Ok, è proprio il sistema suo che ha con l'iniezione magari dei nuovi motori, questo qua funziona così. Esatto, ecco. Esatto. Forse anche per lubrificare un po' le valvole. Sì, mi è successo 4 volte in 5 mesi, insomma, alla fine. Ok. Quindi... Tu hai dei dati di consumi più o meno? Sì, sempre in base alla mia guida, in base al territorio, perché Piancavallo è un discorso. Io faccio pianura, faccio 60 km al giorno per lavoro e ho riscontrato i valori del consumo a GPL 13-14 con litro. Madonna, 13-14 con litro di GPL. Però facendo sempre, non superando i 90 all'ora. Okay. E 16-17 a benzina. Io ho calcolato in 5 mesi, e anche con l'altra Dacia, che avevo la Dacia 1000, la Duster, che è 1000... vecchio modello, e come consumi questa consumo un pelino di in più, ma perché ti fa anche più voglia di accelerare, perché questa ha 40 cavalli in più e quindi è molto più valida, insomma, come motore. Non paragoniamo a Mercedes, Audi e non dico Volkswagen, perché Volkswagen più o meno siamo là.
E quindi, però la cosa è che io calcolo 5 centesimi a chilometro, 5 centesimi, ok, quindi quindi se faccio 100 km consumo 5 euro, giusto? perfetto. Più o meno. Quello che ho io con la Capture. Più o meno, adesso non faccio più il discorso a chilometro, faccio Ok. il discorso a centesimo. Esatto. Io per fare, che ne so, 10 km mi ci vuole 50 centesimi? 10 km 50 centesimi. 50 centesimi. Quindi se devo andare a Milano 300 km mi ci vuole 15 euro, Esatto. in teoria. Sì, Sì. matematica è questa. Sì, questa qua. E quindi fate voi un po' i conti se il GPL è un buon carburante o no. Allora, io guarda, adesso qua mi riaggancio perché è giusto quello di parlare di centesimi. Io ho la Skoda Octavia adesso per lavoro e ho fatto la prova l'altro giorno, sono andato a Verona, sono tornato indietro, sono andato a Sappada, sono tornato indietro, quindi ho fatto sia montagna che pianura, Certo. che quasi tutta autostrada. Ha fatto 21,6 litri sì, 21,6 km con 1 litro di carburante. Però dopo l'ho trasformato in centesimi, che è quello che ci interessa a noi, Certo. diciamo così, e ha fatto 7,60 euro circa per fare 100 km. Quindi in Il proporzione sì. hai un risparmio non Sì, sì. indifferente. Guarda, io 3 anni ho avuto la Dacia, la Duster, e ho visto veramente che il portafoglio era sempre quasi pieno, si fa per dire. Ho fatto un video, purtroppo, ho fatto un video e ti dico che Dacia ha annunciato che nel 2030 abbandonerà i motori GPL. Spero di no, per noi, Sì, per noi gente comune che lo usa tutti i giorni, e spero di no, perché certo. è la sua arma adesso, insomma. Sì. L'unico svantaggio, fra virgolette, è il problema del rifornimento, che il rifornimento ad oggi è sempre fatto dall'operatore e che quindi se tu ti devi fermare, che ne so, all'1 di pomeriggio trovi chiuso e devi aspettare alle 3 che aprono loro. Sì. Insomma, perché il self-service non esiste. L'unica inconveniente è che però soprattutto in questa zona per fortuna ci sono vari distributori diciamo diffusi sul giro di 30 km, insomma. Okay, hai un'autonomia più o meno, se devi, a chilometri, non a quanti litri tiene il serbatoio? No, allora a chilometro io faccio sui 6,50. 650 km Sì, con un pieno. Beh, con un pieno non è Sì. male, cioè un bel andare, insomma. Sì. Dopo Anche 700 se vado via con calma. Ok, secondo me, cioè dopo se vai in autostrada sono sempre aperti, quindi quelli del GPL certo. costa un po' di più. Sì, diciamo che adesso la media è di 66-70 centesimi massimo al litro. È un bel risparmio perché il diesel adesso siamo 1,70 €, vuol dire meno 2 volte e mezza. Più del doppio, sì. Sì, più del doppio, 2 volte e mezza non è male. Come se te facessi 13, mettiamo 26 più altri 6, 30 con un litro. 30 con un litro. Rapporto Sì, prezzo, parliamo. Sì. Perché dopo ci sono quelli che scrivono: no, ma guarda che tu non puoi fare 30 con un litro col GPL. No, certo. Rapporto prezzo. Certo. Tutto qua. Sì, dopo dipende anche il discorso elettrico, anche perché magari si può anche entrare su. Io ho visto un video che dicevano spendi 4 euro per 100 km a elettrico, sì. 5 a metano, 5,50 a GPL, naturalmente poi passi a 8 e 9 a benzina. Esatto, sì, l'elettrico dopo anche lì se lo ricarichi a casa, se lo ricarichi in autostrada. Sì, è tutto un sistema che ci sono tanti parametri che incidono sul prezzo, insomma. Esatto. E altra curiosità che ho visto sui commenti miei, di Roberto eccetera, è quello di: conviene GPL o conviene la Bigster full hybrid? Allora, vedendo il full hybrid, dopo 8 mesi, ho parlato l'altro giorno con una persona, ha detto che siamo intorno ai 23-24 con un litro di media. Bene. Non è male. Se rifacciamo i calcoli di prima, siamo a 30 con un litro, certo, rapporto soldini, perché lui parlava di 6 euro ogni 100 km. Logico, là abbiamo un motore con il cambio automatico, sì. arriverà anche per Bigster sì, GPL. penso sia già in vendita. Ok. GPL automatico e anche 4x4. 4x4, quello là deve essere un motore, secondo me. Il fatto è che quando compri una macchina, dopo un mese fanno delle rivoluzioni subito e ti dici, se aspettavo un mese magari prendevo l'automatico, perché è una cosa che mi piacerebbe avere in futuro, insomma. Bene,
E dopo mi raccontavi un altro difetto, Stefano, che ho riscontrato anch'io sulla mia Capture. Sì, sull'azzeramento dei chilometri, praticamente io quando faccio il pieno azzero sempre per capire più o meno, non cambia niente, però è sempre utile. E a volte si azzera da solo, mi è successo già 2 o 3 volte. Questo non so se sia un difetto o sia proprio una cosa elettronica. Sì, l'ho riscontrato anch'io sulla Capture, che fa sempre parte dell'elettronica, è sempre quella. Ne ho sentito anche qualcuno della Duster, che ha questo difetto qua. Penso sia proprio un difetto di elettronica di Renault e Dacia. Ecco, tutto qua. Sì, non è un fattore di motore, è solo elettronico, insomma. Esatto. Che sulla Duster precedente, più vecchia, non ho mai avuto. Sì, neanch'io sulla Capture vecchia, sulla Capture nuova, che è la nuova elettronica, sì. Esatto. Bene. Poi che dire, l'auto è comoda? L'auto, allora, come pregi ne ha tanti, nel senso, allora, spazio finché vuoi, consumi sono buoni, poi naturalmente prestazioni da Mercedes, ti ho detto, o da Audi non ci sono, però per la mia tasca, rapporto prezzo-qualità, super. Diciamo che anche per le nostre strade, per i limiti che abbiamo, che se fai un'accelerata sei già a 90 all'ora e È sufficiente, ormai sulle strade non puoi più correre, non puoi fare, a meno che non vai in pista, allora lì ti compri un'altra macchina. Sì, ma non ti prendi una macchina da spaziosa così, insomma. Difetti non ne trovo, sinceramente. Ok, dai, speriamo non vengano fuori. Di non trovarli, insomma. Magari fra il primo tagliando, dopo così vediamo anche il tagliando com'è andata. Certo. Tu hai già compreso anche i tagliandi? Sì, sul pacchetto, questa volevo così dire, è il modello Expression, quindi non è Extreme che ha tutti optional, però ho messo il pacchetto, quello delle videocamere a 360 gradi, con sul specchietto, come si chiama, quello che l'angolo cieco, e la chiave, la chiave non fisica ma a telecomando, e basta. Quindi ho messo un po' di optional. Sì, diciamo gli manca i vetri oscurati, perché sinceramente sarebbe stato un bel, però a questo punto dovevi prendere l'Extreme, che costa 2000 euro in più. Io ho fatto mettere su il gancio traino perché mi serve per le mie esigenze. Ok, quindi hai messo anche il gancio traino. Sì, e quindi prezzo è sempre il solito, sui 26.000 euro più o meno. Beh, non è più o meno, poi sì, ti ho detto, rapporto prezzo qualità imbattibile. Ok, signori, io, se avete altre domande, fatecele pure sotto, cercherò di rispondere, in caso chiederò a Stefano, che è il proprietario. Io ti ringrazio, Stefano, ancora grazie a te, Lorenzo, della ciaccolata detta qua in Veneto. E niente, magari ci vedremo dopo aver fatto il tagliando, magari fra 2 anni, sì, quando compi 2 anni, così. Nel frattempo scriveteci, io mi appunto le domande e poi gliele rifaremo a Stefano. Stefano, grazie. Grazie a te. Grazie alla Dacia Bigster, e che dire, signori, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Grazie a tutti, ciao ciao! Ciao!